Tenere in piedi questa cosa è frutto di lacrime e sangue. E dentro di me c'era qualcosa che diceva non è tutto. Cioè c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo. Vedevo giocattoli buttati, dicevo ma perché state a buttare sti giocattoli? Al Colosseo ci siamo arrivati. Ciao, devo dirti una cosa. Mi chiamo Fuad O'Toole e ho una missione. Scoprire il messaggio che ognuno di noi ha per il mondo. Attraverso i miei documentari racconto storie straordinarie di persone uniche. Grazie a queste testimonianze possiamo costruire la versione migliore di noi stessi. Unisciti all'avventura, condividi le storie e scopri i messaggi della teoria del niente. Sono giorni che ci provo, lo giuro, ma non ci riesco. Ho riempito fogli, cancellato frasi, sono stato ore e ore davanti al computer, ma niente. Non riesco a trovare un'introduzione a questo video che mi convinca. Ma d'altronde, sapete quanto è difficile scrivere una storia? No, davvero, è veramente difficile. Il punto è che ogni volta che provo a iniziare mi sembra di sminuire il tema di questo video. E non me lo posso permettere perché è un tema delicato, tosto direi anche, specialmente nel momento storico, sociale e culturale in cui viviamo. È una realtà che più andiamo avanti, più sembra diffondersi e purtroppo senza accennare a fermarsi. Quindi non me ne vogliate se questa introduzione è un po' così, un po' incerto, perché appunto non trovavo una soluzione. Però la cosa certa è che l'obiettivo rimane quello, cioè quello di andare a cercare il messaggio che ognuno di noi ha per il mondo, di portarlo a galla e di condividerlo con tutti noi, che ci aiuti a trovare la versione migliore di noi stessi. Quindi, detto ciò, sedetevi comodi, voi che potete, perché per raccontarvi questa storia ho dovuto prendere un mezzo che tanto odio, ma che amo nello stesso modo. Ed eccolo qua. Comincia il mio viaggio. Sì, è proprio lui, il Flixbus. Viaggiare in Flix dovrebbe essere considerato uno sport olimpico. L'ultima volta che l'ho preso l'ho usata per andare giù in Calabria a intervistare Francesco, per capire la sua missione da pittore e qual è il suo messaggio da condividere con tutti noi. E le cose non sono cambiate. I sedili sono tutti stretti, il posto per i piedi praticamente è inesistente, ma soprattutto il bagno non funzionava. Però è economico e più il viaggio è economico, più il mio portafoglio è felice e più mi permette di girare e appunto andare a scoprire il messaggio che tutti noi abbiamo per il mondo e quindi fare nuove avventure, nuove scoperte. Dove? Coglia Roma. C'è qualcosa di magico vedere questa città alle prime luci del giorno, vedere le strade ancora semideserte, i negozi chiusi. C'è qualcosa di magico, di affascinante in questa città che è sempre piena di gente, caotica, in movimento, turisti da tutto il mondo a vedere la bellezza della capitale d'Italia. Però noi continuiamo con la nostra missione, con il nostro messaggio e allora continuiamo. Al Colosseo ci siamo arrivati. Beh, la Fontana di Trevi, uno dei monumenti più fotografati e visitati al mondo. Ti dice che se lanci una monetina nella fontana ed esprime un desiderio, quel desiderio possa essere esaudito. Beh, io la monetina non ce l'ho. Only bancomat. O Satispay. Dopo aver camminato tra le vie di Roma con lo sguardo curioso di un turista, mi avvio verso un luogo dove la bellezza assume un volto diverso, più umano, più concreto. L'ora dell'incontro si avvicina e la mia destinazione è l'Associazione Salvamambe.
Una realtà che da oltre 20 anni rappresenta un porto sicuro per centinaia di donne e famiglie in difficoltà. Nata agli inizi degli anni 2000 da un'idea di Maria Grazia Passeri, presidente dell'associazione, Salva Mamme opera sul territorio nazionale con un'energia travolgente e una rete di solidarietà costruita giorno dopo giorno, con dedizione e amore, intervenendo nei momenti critici della vita, offrendo un supporto immediato a mamme, bambini e famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico, sociale o psicologico. Formata da una squadra di volontari e collaboratori, portano avanti progetti concreti e innovativi, dalla distribuzione di beni di prima necessità all'assistenza psicologica, fino ai programmi di reinserimento sociale. E al mio arrivo il mio primo incontro è con Guido Aggiusta Giocattoli. Diciamo all'incirca il Babbo Natale di Salva Mamme. Guido è un volontario speciale, si occupa di aggiustare i giocattoli donati all'associazione. Delle volte i contatti, se non sono recuperabili, si cambiano. Ok. Anche perché qui facciamo tutto riparazione a costo zero, cerchiamo di farle, perché magari c'è un giocattolo che non funziona, non si può riparare. Prendo i pezzi, tipo i contatti, gli altoparlantini e li metto via, che possono essere utili Per un altro giocattolo. Certo. Qual è stato il primo giocattolo? Te lo ricordi? Una macchinetta quelle radiocomandate. Davvero? Sì. Io ero un capo reparto in Alitalia alla qualità, Ok, ero un tecnico. ok. Nel 2011 sono andato in pensione. C'è mia figlia che è la psicologa qui, che è la direttrice, no? E mi ha detto: papà, ci vieni a dare una mano? Ok, vengo. Io sono venuto più che altro per aiutare così e per la logistica, mi volevano impiegare per la logistica, no? Vedevo giocattoli buttati, dicevo: ma perché state a buttare sti giocattoli? Ok. Dice: ma non funziona. Ho detto: scusa, ma lo fai vedere un attimo? Preso il giocattolo, ho visto: ma questa è una cavolata, si ripara, ma perché non li buttate, no? Dateveli a me, riparo. E lì è nato Guido Aggiusta Giocattoli. Ok. Dai un giocattolo a un bambino che nel giorno del suo compleanno o a Natale non ce l'avrebbe, non avrebbe nulla, no? Quindi anche come solidarietà, che tutti i bambini devono poter giocare, devono avere tutte le stesse possibilità. Quando aggiusti un giocattolo non stai solo riparando un oggetto, stai sistemando un pezzo del mondo. Col telecomando rotto che tutti butterebbero, diventa la prima macchina di un bambino che non ne ha. E quel pupazzo smontato che sembra inutile, si trasforma in un regalo per qualcuno che non si aspetta più magia. Ecco la verità che Guido ci mostra. Il consumismo ci fa vedere solo cose rotte. La generosità ci insegna a vedere possibilità. Ogni volta che scegliamo di riparare invece di sostituire, scriviamo una storia diversa. Meno sprechi per il pianeta, più sorrisi per chi ha meno, più umanità per tutti. Il suo messaggio è semplice, ma profondo come un gioco di bambini. Tutto può rinascere, se qualcuno si prende cura di farlo funzionare di nuovo. E forse non sta parlando solo di giocattoli. Ero al top di quello che potesse essere, avevo 5 incarichi tutti importanti, il lavoro era l'unica cosa, è finito il Covid, sono dovuto subito andare a lavorare dimenticandomi per motivi di lavoro, di famiglia, di parenti, di qualsiasi cosa. E dentro di me c'era qualcosa che diceva non è tutto, cioè c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo. E da quel momento in poi ho detto: vorrei fare qualche cosa che può aiutare gli altri, può cercare di cambiare la situazione, perché prima era per le nipotine, tra l'altro ho scritto un libro sugli zii. Ok, lo voglio vedere. E adesso invece è per mia figlia, come per tutti gli altri bambini, per tutti i ragazzi che ho avuto nei parchi, sia come ospiti sia come dipendenti, dove comunque ho visto tanta voglia di fare, costruire, sognare, cose che oggigiorno se apri i telegiornali senti parlare di guerra, di distruzione, di dolore, di tutte storie brutte che non sono la vera umanità che potremmo avere. Allora, dopo questa meravigliosa frase, chiedo anche a te il tuo messaggio. Secondo me da ascoltare molto di più la natura, perché la natura ha una storia di miliardi di anni, è evoluta piano piano e ha trovato un equilibrio, cosa che noi stiamo cercando di distruggere per vari interessi. Mi piacerebbe che sia un mondo dove i diritti umani sono più ascoltati, invece ultimamente mi pare che invece stiamo andando in una direzione differente. Vero. E che i ragazzi possano continuare a sognare. E mentre il mondo corre verso direzioni che dimenticano i diritti umani e i sogni dei giovani,
C'è chi, come un albero che cresce tra l'asfalto, mostra un'altra strada. Colei che ha piantato il primo seme di tutto questo. Qualcosa di buono. Ma da qui come funziona la distribuzione? Cioè, Allora scusa. c'è la parte. Cioè, tipo, lui il ragazzo che tu stai sistemando, no? Stai smistando. Sì, sto facendo i pacchi alimentari. E la gente viene a ritirarli o No, viene a vengono a ritirare. tirarli loro? Sotto il Covid abbiamo avuto una marea di famiglie, avevamo il permesso, lavoravamo con la polizia Ah, e andavamo dai bambini malati, abbiamo fatto distribuzione a montagne ok. senza aver paura di prendere il Covid. Sono passate 1900 famiglie ucraine qua. Davvero? Durante... Sì, io sono più conosciuta e amata in Ucraina che in Italia. Qui arrivano montagne, montagne e montagne di giocattoli che vanno rivisti, controllati il marchio c'è, la sicurezza, poi Guido riaggiusta quella parte elettronica e anche se c'è da incollare qualche cosa la pure incollare. Vabbè. Cioè, voglio dire, Incollare vuol dire aggiustare. ripara un po' tutto, non solo la parte elettronica. Il concetto è dare bellezza, dare pulizia, bellezza, ordine, perché è terribile passare un guaio e poi essere pure, Abbandonate. un po' umiliate, come anche se uno esce di casa non puoi darle una cosa rotta, deve essere perfetto e quindi guarda di che cosa si tratta. Certo. È Cioè, tutto abbiamo materiale... tante aziende che ci danno le cose, queste sono per le donne vittime di violenza tutte nuove. Non c'è scritto, ma è come se fosse scritto sulla porta, noi non ci inventiamo niente, noi rispondiamo alle domande, perché delle volte la raffinatezza degli intenti non corrisponde alla semplicità di quello che vuole la gente normale, che vuole stare un po' bene, mangiare in modo giusto, vestirsi in modo rigoroso. Qui non cerco raffinatezza, io cerco qualità e risposta alle domande, alle richieste delle persone. Certo. Tu di che nazione sei originaria? Bangladesh. Bangladesh. Però da una vita in Italia. 94 nazionalità qua dentro. Ok. Quindi immaginati qualsiasi cosa, anche rara, di nazionalità qui la trovi. È come fare il giro del mondo in un magazzino, diciamo. In un magazzino. Poi... Camminando tra scaffali pieni di giochi e scatoloni, le parole di Maria Grazia mi hanno fatto capire che il dono più grande non è l'oggetto in sé, ma il modo in cui viene dato. Un gesto che cambia la percezione. Chi riceve non deve sentirsi in debito o in difetto. Chiedere aiuto e accettarlo è qualcosa di normale, umano e giusto. Ed è proprio lì, seduti una di fronte all'altra, le ho chiesto di spiegarmi meglio cosa intendesse, ma soprattutto qual era il suo messaggio per il mondo. Tenere in piedi questa cosa è frutto di lacrime e sangue, è frutto di sacrifici, di gente che non riesce a farsi una casa, che ha 50 anni, 45 anni. I miei mi hanno dato l'impressione che potessi fare qualsiasi cosa avessi in mente. Io sono cresciuta con questa illusione, che è un'illusione. Si cambia pochissimo, non vincono i buoni. Questa è la prima illusione. La seconda illusione, c'è una situazione dove quello che puoi fare è tentare di fare qualche cosa, ma il mondo va con i poteri forti assolutamente dove vuole andare. Prima era meno dichiarato, ora perché si vergognavano e non c'era la voglia di dirlo, ora si dice, ora è nero su bianco. Allora, che cosa proviamo a fare qua dentro? Proviamo a fare qualcosa con dentro ragazzi con problemi di autismo, con ragazzi con problemi di ritardo, con ragazzi e ragazze che, virgolette, fanno delle pene alternative per piccoli reati. Certo. È un coro dove però io in questo momento, ma anche prima l'ho capito, quello che possiamo fare tutti noi è non alzare troppo gli occhi al cielo, perché se li alzi ti fermi, perché non ci sono speranze profonde, però ognuno che deve fare il meglio che può fare per dissodare questo giardino
e fare uscire qualcosa di buono. Però se alzi troppo gli occhi al cielo, Non guardi quello che ti accade attorno. non che, e quello che accade intorno è l'unica cosa che ci rimane. Quello che puoi fare è provare a fare quello che riesci a fare. E questo qui è salvare la gente. Parlando con Maria Grazia, Francesco, Guido e tutti i volontari dell'associazione ho colto un messaggio molto potente, disilluso, ma anche profondamente umano e concreto. Che si cambia poco, che i buoni non vincono e che il mondo va dove vogliono i poteri forti. E oggi tutto questo non viene più nascosto, e detto apertamente, senza più vergogna. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, oltre 1 miliardo di persone nel mondo vive in condizioni di povertà estrema, e più della metà sono bambini, un numero che continua ad aumentare. In Italia nel 2023 circa 5,7 milioni di persone si trovano nella stessa situazione, il livello più alto mai registrato nel nostro paese. Eppure, nonostante questa visione lucida e amara, realtà come salvamamme non cadono nella rassegnazione. Forse non salveranno il mondo, ma almeno danno un mondo dignitoso a chi è costretto a ripartire da zero. Ci invitano a guardare intorno, a vedere quello che accade al nostro piccolo e a fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo. Il pericolo è quello di guardare troppo in alto, di perdersi nell'ideale, nello sconforto per tutto quello che non possiamo fare. E nel mio piccolo anche io forse mi sono illuso. Illuso di poter migliorare tutto, tutti e subito. Illuso di dover essere perfetto, come se il mondo si aspettasse da me un miracolo. Solo perché ci ho creduto, perché ci ho messo tutto. Perché a volte quando inizi qualcosa in cui credi davvero, ti sembra che l'unico modo giusto sia puntare al massimo, fare qualcosa di enorme, cambiare tutto. Come se tutto ciò che è piccolo non fosse degno, non fosse abbastanza. Ma forse è proprio lì che sbagliamo, nel pensare che valga solo ciò che cambia il mondo, e non ciò che cambia, anche solo per un attimo, la vita di qualcuno. Ragazzi, ciao, grazie di essere arrivati alla fine di questo video e del super supporto che mi date. Voi non sapete quanto questa cosa mi rende felice. Spero che questo video vi è piaciuto e se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e perché no, condividerlo con qualcuno che secondo voi ha bisogno di vedere questo video, di vedere questo messaggio. Forse a voi non costerà niente, però per me vuol dire tantissimo. Invece, se volete partecipare attivamente, in descrizione ci sono dei link utili dove potete lasciare una piccola donazione, qualcosina, se vi va. Detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo messaggio.